Oggi facciamo la comparativa tra 1000 e 260 multistrada 1260S e multistrada enduro, entrambi Model Year 2019. La versione enduro molto pesante, la proveremo, vedremo il comportamento dinamico, ma con una buona dotazione a livello off-road. Per una strada bianca leggera è ottima nonostante il suo peso, e rimane un po' più alta come seduta. L'altezza della sella minima è di 85-86 centimetri da terra, quindi è più alta rispetto alla S, che offre una sospensione minore e quindi una seduta più bassa. Qua arriviamo a 84. Allora, le differenze sostanziali tra queste due moto riguardano principalmente la ciclistica. Il motore è identico, che eroga la stessa potenza con mappature leggermente differenti, quindi la enduro è mappata per spingere più in basso, ha una coppia più prepotente da subito, mentre la 1260S ha una coppia che porta i giri a un'erogazione più alta, la potenza arriva un po' dopo e permette di avere più allungo. La ciclistica completamente diversa, perché su enduro abbiamo le forcelle anteriori che hanno steli da 185 mm, mentre sulla S arrivano a 170, e sulla versione S, ovviamente più stradale, più votata alla sportività, dietro troviamo un forcellone monobraccio che lascia la gomma posteriore esposta da un lato, quindi forcellone in alluminio monobraccio con escursione anche qui di 170 mm, mentre sulla versione enduro il forcellone posteriore si sdoppia a due bracci per avere più robustezza appunto in off-road, sempre in alluminio, con un'escursione della sospensione di 185 mm. Le selle sono identiche, qui in questa versione è stata imbottita, ma diciamo che la componentistica rimane uguale per entrambi i modelli. Abbiamo i cerchi, qui troviamo cerchi a raggi tangenziali con pneumatici tubeless, al posteriore R17, posteriore 170, mentre all'anteriore abbiamo un 19, cerchio da 19 con un classico 120, mentre sulla versione S abbiamo entrambi R17, cerchi in lega, al posteriore un 190 e all'anteriore sempre 120. Cambiano i pesi di queste due moto. La S pesa 210 kg a secco, mentre l'enduro 225, e con il pieno aumenta questo gap di peso perché la versione enduro ha un serbatoio da ben 30 litri, mentre sulla versione S il serbatoio è da 20 litri. Allora, come vi dicevo ragazzi, moto identica alla 1260S su asfalto, quindi la differenza sostanziale sta solo nelle sospensioni, un po' più morbide ma regolabili elettronicamente, ed in questo cupolino che dà un po' fastidio a livello visivo per i più bassi. Io riesco a tenere gli occhi appena sopra la linea di chiusura, sicuramente protettivo, però un po' ingombrante e fastidioso. Adesso andiamo a fare un pezzettino di off-road. Nelle manovre da fermo, avendo la sella 86-87 cm e io essendo basso 1,75 m, tocco con le punte, quindi da fermo è un po' difficile fare le manovre, anche per il peso di questa moto che, ricordiamo, in ordine di marcia è intorno ai 235 kg. Imbocchiamo questo piccolo sterrato, qua c'è Enrico, il proprietario della moto. Assolutamente fluido,
legge benissimo la sconnessione sottostante. Questo è uno sterrato molto semplice, però si ha assolutamente feeling. Anche la guida in piedi è eccezionale, ragazzi, dà un senso di controllo, si riesce a stringere tra le gambe la sella e quindi sentire la moto, il comportamento dinamico della moto. Quindi off-road leggero, ragazzi, assolutamente approved. Adesso eravamo in mappatura touring, proviamo a impostare la mappatura enduro. Ok, regola le sospensioni, le rende più fluide, più adatte appunto alle strade bianche, disattiva l'ABS posteriore e rende l'erogazione più fluida soprattutto alle basse andature. Le pedane sono molto spaziose, ben accoglienti, la guida in piedi è veramente comoda, ragazzi, il manubrio è alla giusta misura, magari un po' basso per chi è sopra il 1,85 m, ma io lo trovo perfetto per la mia statura. Quando si apre i cavalli sono tanti, scoda al posteriore, ma il grip è sempre buono, tanta sicurezza, ragazzi, veramente eccezionale. Top, ragazzi, bella, ha fatto una scodata, c'è una potenza figa, bellissima. Poi anche la guida in piedi comodissima, veramente bella, eccezionale. Ducati multistrada, ragazzi. Adesso amici siamo a bordo della multistrada 1260S, che proveremo ovviamente su asfalto perché sullo sterrato può andare anche questa, la mappa enduro, però non è adatta, molto meglio quella di prima. Questa però sull'asfalto tira fuori il meglio di sé, quindi posteriore gomma 190, un appoggio eccellente, ragazzi, si fanno pieghe veramente importanti. Il motore che ha una erogazione più lineare e spinge più in alto rispetto all'enduro, che è tarato per dare il meglio di sé ai bassi regimi. Varia di poco l'erogazione perché poi ci sono comunque le 4 mappature su entrambe, però sono comunque la mappa sport di questa e la mappa sport dell'enduro sono tarate in modo leggermente diverso, anche perché appunto cambiano sospensioni e pneumatici e quindi hanno adattato l'erogazione. Questa, ragazzi, nel comportamento dinamico, inutile dirlo, è una moto ciclisticamente perfetta, con dotazione eccellente, una frenata importantissima come sull'enduro, che però su asfalto con queste performance si gode molto di più. Come vedete lo schermo TFT appena si scende sotto i 3000 vibra molto, questo è un grosso difetto, ma il motorone bicilindrico 1260 è abbastanza scorbutico e difficile da contenere per la sua potenza, la sua erogazione. Adesso la sto provando in mappa touring, ma è già una bomba, lascia i cavalli a 158 come nella sport, cambia l'erogazione che è un po' più dolce, e poi c'è la mappa urban, che è quella anche della pioggia, che limita i cavalli a 100, e la mappa enduro, anch'essa limita i cavalli a 100 e cambia la fluidità, l'erogazione, come rilascia la potenza, come scarica i cavalli a terra, ragazzi. Vediamo un piccolo allungo.
una bestia, è una bestia. Quick shift che entra in modo perfetto sopra i 4-5 mila giri sia in salita che in scalata. Quindi ragazzi, questa è una moto comodissima in due per fare touring, un'ottima capacità bagagliaio, ma capace di regalare emozione su strada, e veramente si assapora, si sembra di guidare una naked a volte. Allora, nei centri abitati, come dicevamo, il motore scalda molto, una cosa molto negativa d'estate, d'inverno meno. D'inverno, ma anche in autunno, in primavera non si soffre, ecco, questo calore del motore. Purtroppo giugno, luglio, agosto sì, il calore che esce dal motore è importante, si trova sollievo solo sopra i 60-70 km all'ora. E comunque anche in città non occorre mettere la mappa urban, perché l'erogazione è dolcissima, la frizione è morbida e il controllo, grazie al telaio, alla ciclistica di questa moto, è veramente maneggevolissima. Anche a bassissime andature, 5-10 all'ora, si governa in modo eccezionale, sicuro, stabile, e tra l'altro ha un dispositivo che aiuta la partenza in salita, magari su rampe di box o sul passo di montagna, quindi un'ottima elettronica che gestisce bene tutta questa cattiveria di cui è dotata questa multistrada 1260S. L'angolo di sterzo di questa moto è sbalorditivo, quindi da fermo in questa tocco molto meglio, perché l'altezza della sella è 84 cm, mentre sull'enduro che ho provato poco fa è a 87 e lì faccio fatica nelle manovre da fermo, mentre qua io sono 1,75, riesco a governarla con entrambi i piedi appoggiati, e l'angolo di sterzo appunto è veramente importante, ti permette di girare la moto in pochi metri quadrati. E questo è un'ottima cosa, perché spesso ci si trova magari in situazioni di difficoltà nel gestire la moto da fermi, e l'angolo di sterzo è un dettaglio da non sottovalutare. Entrambi i modelli hanno uno schermo TFT da 5 pollici con tutta la tecnologia di ultima generazione, quindi ABS cornering, ride by wire, 4 mappature, perché anche sulla versione 1260S troviamo la mappa enduro, e quindi diciamo che l'elettronica è identica, con le varie mappe impostabili e settabili. Il TFT con la strumentazione è molto intuitivo e comodo. Ducati ha fatto un capolavoro a livello di praticità coniugata a alta tecnologia, perché poi troviamo appunto l'ABS cornering, l'anti-wheeling, tutto controllo di trazione, tutto regolabile su più livelli. La componentistica dei freni: doppio disco 330 mm, pinze Brembo M5, attacco radiale, frizione idraulica su entrambi i modelli e pinza freno ad attacco radiale. Paramani, manopole riscaldate su entrambi i modelli, di serie cruise control, e questi sono moto che nuove costavano 21.600 euro da listino, adesso sono fuori mercato. C'è la versione enduro che però sarà sostituita dalla V4 ancora in listino, la 1260S invece proprio non c'è più, ma hanno sicuramente un buon mercato, tengono il valore ottimamente, sono moto eccellenti, le ultime grosse bicilindriche di casa Ducati. Allora, i pregi di queste due moto sono sicuramente la componentistica di alta qualità, quindi ciclistica, freni, sospensioni, motore, una buona capacità di off-road con multistrada enduro, nonostante comunque sia una moto pesante, reagisce bene su sterrato o facile,
le sconnessioni vengono assorbite in modo corretto, la guida in piedi è buona, il manubrio è largo ma ben avvicinato al busto del pilota, quindi una buona maneggevolezza, non è strettissima in mezzo alle gambe ma si manovra bene. Mentre la 1260S impiega un movimento dinamico eccezionale, sembra quasi una naked nonostante la mole. Con il 190 posteriore garantisce un appoggio veramente da superbike, quindi ci si diverte e si ha anche tanta potenza e motore. Ricordiamo entrambe 160 cavalli, quasi, sono 158 cavalli in entrambe le versioni. Coppia di 113 Nm, quindi tanta roba. Allora, parliamo dei difetti di queste moto. Sulla 1260S, primo difetto, appena c'è un qualche sconnessione il cavalletto centrale tende a ballare, fa rumore, è molto fastidioso, migliorabile. La protezione aerodinamica del cupolino è bassa, il cupolino qui è quello sportivo, quindi poca protezione aerodinamica, mentre sulla Enduro ha un cupolino standard di serie molto più ampio, però dà fastidio a livello visivo, nel senso che rimane proprio all'altezza degli occhi e crea qualche disturbo visivo, per cui li reputo entrambi difetti. Si deve scegliere solo quale sia il difetto migliore da accettare, diciamo. Un altro difetto che riguarda entrambe le moto sono le vibrazioni sotto i 3000 giri e soprattutto a bassi giri, anche con marce superiori, il TFT molto bello, ben leggibile, trema, vibra proprio quando il motore fa fatica a prendere coppia, quindi si consiglia sempre di tenere il motore sopra coppia, dai 3000-4000 giri in su. Ricordiamo che dai 3500 giri queste due moto offrono il 90% della coppia disponibile e spingono fino ai 7000 dove c'è la coppia massima, e hanno 158 cavalli a 9500 giri. Di serie offrono i fari adattativi, quindi fari che seguono la piega della moto e inquadrano la parte buia, diciamo, della curva, l'interno della curva che si va a percorrere. Hanno un sistema elettronico che aiuta la partenza in salita, di serie manopole riscaldabili, cruise control, e piattaforma inerziale a 6 assi, quindi come abbiamo detto ride by wire, che permette di settare 4 mappature diverse su entrambe le versioni. Dalla prima alla seconda alla terza ha un diverso impatto di freno motore, rilasciando il gas, diciamo, viene distribuita meglio e dissipata l'energia cinetica frenante del motore. In entrambi i casi il passeggero gode di ottima abitabilità con le maniglie posteriori dedicate. Disponibile ovviamente il tris di borse, le 2 borse laterali e il top case posteriore in vari volume, quindi ottima anche per viaggiare entrambe. Il comportamento anche dell'enduro su strada è eccellente, nonostante ovviamente la gommatura più votata all'off-road. Diciamo che è una Gran Turismo che può fare anche strade bianche, mentre sulla 1260 la strada bianca veramente si riduce a un cortile, cioè nel senso si può fare, ma in minor misura, in modo molto ridotto. Un altro difetto di queste due moto è sicuramente il motore, che scalda tantissimo, può essere un grosso difetto d'estate, d'inverno invece può essere un aiuto, ma comunque scalda, è inutile dire di no. Sopra i 60-70 all'ora si inizia a sentire un po' di sollievo, ma a basse andature il calore arriva totalmente sulle gambe, sui piedi, anche al passeggero. E la protezione delle gambe aerodinamica è buona, perché davanti hanno questo musone che copre bene le ginocchia e la parte dello stinco. E a livello di guida sono comodissime entrambe. Solo dopo 200-300 km si inizia ad avvertire un po' di fastidio, ma quello è normale, sulla seduta, sotto il linguine, sulla parte bassa, diciamo, del pilota. Il passeggero invece non ha mai lamentato nulla, è addirittura più comodo del pilota anche dopo 300 km. Quindi in definitiva sono due moto bellissime,
di casa Ducati, differenti in molte parti, soprattutto a livello ciclistico, ma entrambi possono offrire e regalare emozioni a seconda delle esigenze di chi sceglie questo tipo di moto. Allora, errata corrige, non è una Krapovic ma è un Termignoni in titanio, perché questa è la 1260 Enduro Pro che esce già con il suo Termignoni dedicato, che in questa versione è decatalizzato, scarico completo, e fa un sound, ragazzi, da brividi, bellissimo, sia in accelerazione che in rilascio. In rilascio sembra Capodanno del 99. Amici, questa comparativa finisce qua, spero che vi sia stata d'aiuto. Se vi interessa il tipo di moto potete orientarvi e capire quali sono le peculiarità. Consiglio vivamente a chi fa strade bianche la versione enduro, che è capace di dare performance anche su asfalto fino a un certo punto. Da lì in poi c'è la 1260S. Se state su asfalto, ragazzi, la scelta è questa, ovviamente molto più performante e sicura su asfalto. Spero vi sia piaciuta, ragazzi, vi rimando alle prossime prove, ai prossimi video, alle prossime avventure. Ciao!